Siamo a giugno ed è un mese molto particolare per alcuni studenti. Infatti a giugno ci sono gli esami della maturità e se vuoi conoscere la cultura italiana, sappi che la maturità è un momento importantissimo nella vita di ogni ragazzo, ragazza e giovane adulto. Oggi ti parlo dell'esame della maturità e ti racconto un po' anche il mio, e con questo video potrai ripassare i verbi al passato. Quando finiamo i 5 anni delle scuole superiori, che sia un liceo, che sia un istituto tecnico o un istituto professionale, tutti gli studenti affrontano l'esame della maturità. Questo esame si chiama esame di Stato. Le 4 prove sono italiano, la seconda prova dipende da cosa studiate. La terza prova è un mix di domande e quesiti su diverse materie, su diversi argomenti. E poi l'ultimo, non per importanza, è l'esame orale, il colloquio orale, non scritto, mentre le prime 3 prove sono scritte. Si tratta di un esame molto importante nella vita di ogni studente. Nella cultura italiana si parla tantissimo di questo esame e ad esempio una domanda che si può chiedere, vi faccio un esempio molto pratico, è: con quanto sei uscito alla maturità? Con quanto sei uscita alla maturità? Qual è il punteggio che hai preso all'esame della maturità? E per essere promosso o promossa devi avere un punteggio da 60 in su. Il massimo è 100 e in alcuni casi puoi ottenere anche la lode, che è un più, è un plus. Perché questo esame è così importante? Perché innanzitutto durante tutto il 5º anno delle superiori non si parla di altro. Tutto il 5º anno i professori ripetono: mi raccomando, quest'anno hai l'esame, quest'anno voi studenti avete l'esame, che poi è l'anno in cui di solito si diventa adulti, perché in Italia si finiscono le superiori quando si hanno tra i 18 e i 19 anni ed è un esame per cui ci si prepara tantissimo e addirittura ci sono film e canzoni dedicate a questo esame. Notte prima degli esami è una canzone e un film che conoscono tutti. L'ultimo anno delle superiori poi qui in Italia festeggiamo anche una cosa che è molto tipica qui, cioè la festa dei 100 giorni. 100 giorni prima della fine delle superiori. E adesso vi racconto il mio esame della maturità. Nei commenti fammi sapere tu quali esami sostieni nel tuo paese. Sono molto curiosa. E adesso ti racconto come sono stati i miei esami della maturità. Allora, la prima prova ero molto tranquilla. Ricordo che durante la prima prova non avevo particolari ansie perché ero molto brava a scrivere, mi piaceva scrivere. E nella prima prova si tratta appunto della lingua italiana. Ci sono diverse tracce, quindi diversi task, potremmo dire in inglese. Io ho scelto una delle tracce e ricordo di aver scelto una traccia sul PIL. Quindi ho scritto un saggio, qui in Italia lo chiamiamo anche tema. Ho scritto un tema sull'importanza del PIL, che
non è un argomento molto letterario o poetico, ma ricordo che a quella prova io presi il massimo dei punti, che è 15 punti per prova scritta. Non ricordo quanto tempo io avessi, probabilmente 5 o 6 ore. C'è molto tempo per queste prove. Infatti ho svolto ogni prova in un giorno diverso. Quindi un giorno ho fatto la prima prova, un giorno ho fatto la seconda prova, eccetera, eccetera. La seconda prova, io avendo frequentato il liceo scientifico, quindi un indirizzo di studi dove ho studiato tantissima matematica, scienze, fisica, chimica, avevo due possibilità, poteva essere scelta matematica oppure fisica. A matematica non ero bravissima, purtroppo non ero una cima, non ero molto brava, e per quanto mi piacesse la matematica, per quanto mi piacessero le materie scientifiche, e ho scelto l'indirizzo scientifico proprio per questo, però alla fine è stata la prova in cui sono andata peggio, è stata la prova peggiore per me. Ricordo ero molto triste e molto anche delusa da me stessa, perché nel corso degli anni non riuscivo a studiare bene la matematica. È andata così. Per la terza prova era un po' un mega quiz, quindi domande di inglese, non ricordo benissimo le materie, forse qualcosa di attività motoria, probabilmente scienze, probabilmente storia, non ricordo, è stato molti anni fa. È un esame per cui bisogna prepararsi su diversi argomenti. È un esame per cui ho studiato tantissimo tutte le materie. Ho studiato filosofia, ho studiato chimica, ho studiato geologia, anatomia, che erano un po' le scienze. Ho studiato tantissimo storia, come una matta, una disperata, e questo studio non è stato vano, non è stato per un esame scritto, perché poi l'ultimo esame era l'orale. E ricordo quando io frequentavo le scuole superiori, si estraeva una lettera dell'alfabeto e poi si seguiva l'ordine alfabetico per scegliere il giorno e l'ordine in cui gli studenti venivano interrogati. Io ero la terzultima di tutta la scuola e ricordo benissimo quanto facesse caldo. Si moriva di caldo perché il mio esame orale è stato circa a metà luglio, quindi 35-36 gradi all'ombra, follia. Il mio esame orale lo ricordo molto bene perché ero andata a vedere molti esami dei miei amici e dei miei compagni di classe. Essendo tra gli ultimi, avevo il vantaggio di poter vedere altri esami, ma allo stesso tempo ho aspettato veramente tanto. Avrei preferito togliermi il dente molto prima. L'esame della maturità cambia molto nel corso degli anni, cioè quello che ho fatto io anni e anni fa non è la stessa cosa che stanno facendo adesso gli studenti. È cambiato un po' il metodo di esaminazione. E io ricordo al mio esame della maturità ho portato una tesina. Non è una tesi universitaria, ma è una scelta di argomenti che si ricollegano tra di loro. Io avevo scelto di parlare delle donne in diversi ambiti, quindi donne importanti nella storia, nella filosofia, nelle scienze,
nella matematica, nella fisica, eccetera, eccetera. Quindi ho seguito un filone, ho presentato la mia tesina mentre i professori mi ascoltavano e poi tutta la commissione, quindi tutti i professori presenti all'esame orale di tutte le materie, mi hanno fatto una o due domande. Quindi una o due domande su italiano, una o due domande su storia, matematica, fisica, chimica, biologia, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa più divertente è stata che la materia in cui ero più pronta, cioè l'inglese, sia grammatica che letteratura inglese, è stata la materia che mi ha fatto sentire più in ansia. E ricordo di essermi bloccata in un momento, ricordo di aver bevuto un po' d'acqua, ho avuto un momento di vuoto totale e fa molto ridere come cosa perché l'inglese adesso è parte del mio lavoro e infatti proprio per questo gli esami sono molto importanti ma non determinano chi diventerai o cosa farai nella vita. Sono un momento sicuramente memorabile, ma poi la vita va avanti. Questa è stata un po' la mia esperienza agli esami. Ho dormito poi pochissimo, il giorno prima dell'orale ho dormito forse 40 minuti. Niente, essendo poi il periodo estivo, durante il fine settimana andavo al mare e mi portavo i libri per studiare. Quindi ero al mare e studiavo per l'esame della maturità. Fammi sapere giù nei commenti se c'è un esame così importante nel tuo paese e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!